Ciao miau! Io sono Esther e sono una cosplayer. Faccio cosplay da un sacco di anni e con questi anni ho imparato un sacco di cose. Magari voi avete appena iniziato oppure sentite che c'è qualcosa di sbagliato nel vostro cosplay, non vi sentite del tutto uguali al personaggio e vorreste migliorare ma non sapete come. Voglio darvi qualche consiglio su come fare un passo avanti, a come migliorare i vostri cosplay, a come alzare il livello dei vostri cosplay senza bisogno di costruire armature complesse e acconciature esagerate. Ovviamente questi qua sono tutti i miei consigli personali che ho scoperto io nel corso degli anni. Spero vi siano utili e mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Me lo dimentico sempre, ma è anche molto importante attivare la campanella perché YouTube è un po' inaffidabile. Se invece attivate la campanella saprete sempre quando pubblico un nuovo video. Vi arriva la notifica e potrete essere anche i primi a scrivere primo nei commenti. Bando alle solite ciance, iniziamo con i consigli. Consiglio numero 1. Acconcia la frangia. Il consiglio che do molto spesso è di non indossare la parrucca così come vi arriva. A meno che voi non l'abbiate commissionata, una parrucca non arriva mai in condizioni di essere indossata così com'è. Sta a voi tagliarla e adattarla alla forma del vostro viso. Ma a parte questo consiglio che in realtà è davvero molto basico, quello che voglio consigliarvi oggi per fare un passo avanti è di osservare bene la frangia del vostro personaggio. A seconda della capigliatura, che sia un personaggio che viene da un anime o un manga o da un videogioco, i capelli che incorniciano il viso non sono mai uguali. Il personaggio di cui volete fare cosplay può avere dei ciuffetti piccoli vicino al viso, dei ciuffi più folti, lime cut, dei ciuffi lunghi e lisci, o magari non ha nessuna frangia e nessun ciuffetto al lato. Attenti anche alla forma della frangetta che cambia spessissimo da personaggio a personaggio. Come vedete ci sono davvero tantissime tipologie. Acconciare la parrucca badando a questi dettagli può davvero fare la differenza e aiutarvi ad assomigliare ancora di più al personaggio. Da quando ho capito questa cosa la faccio sempre. Secondo consiglio. Nel secondo consiglio parliamo di lenti a contatto giuste. Il mio consiglio non è quello di indossare per forza le lenti a contatto. Se non ve lo sentite, non fatelo, non c'è nessuna regola che vi costringe a farlo. Se invece non c'è nessun problema, il mio consiglio è questo. Avete mai fatto caso che ogni personaggio ha degli occhi diversi? E ormai ci sono davvero tantissime tipologie di lenti a contatto tra cui scegliere e non intendo solo il colore delle lenti. Se ad esempio volete fare cosplay di un personaggio di un videogioco che ha un taglio, un colore degli occhi molto realistico, allora vi consiglio di scegliere delle lenti di un colore più naturale possibile e anche di una forma naturale. Se al contrario si tratta di un personaggio degli anime con gli occhi giganteschi, super espressivi, allora preferite delle circle lens, ovvero delle lenti a contatto col diametro maggiore rispetto al solito e magari anche di un colore bello acceso per essere sicuri che siano visibili e per dare insomma l'effetto desiderato. Detto questo, state quindi attenti al contrario. Se volete fare magari il cosplay di un personaggio sempre serio, sempre imbronciato, allora evitate le circle lens perché vi daranno sicuramente un'aria molto più dolce e innocente che cozza un po' con quel tipo di personaggio. Personalmente mi è capitato di usare delle lenti molto realistiche per un personaggio di un anime con gli occhi molto grandi, molto colorati e vi giuro che il risultato in effetti non era proprio bellissimo. Insomma, tutti questi consigli che vi sto dando li ho provati sulla mia pelle. Terzo consiglio riguarda le proporzioni. Provo a spiegarmi con degli esempi pratici. Sei una ragazza che interpreta un personaggio maschile? Allora prova ad indossare delle spalline per far sembrare le tue spalle più ampie e appiattisci il seno per simulare un petto maschile. Vuoi fare cosplay di una donna formosa? Allora imbottisciti ovunque tu pensi sia necessario, non c'è niente di male nel farlo. Ma non solo. Ad esempio, se vuoi sembrare più piccolo, rendi il tuo costume un po' più largo del dovuto. Se invece il vostro personaggio indossa una gonna e volete sembrare più alti e slanciati, allora accorciate la lunghezza della gonna di pochi centimetri. Io a volte, se non ho voglia di accorciarla, semplicemente la indosso un po' più in su, più in vita. Questo trucchetto, abbinato magari a delle scarpe alte col tacco, col rialzo, vi aiuteranno un sacco a sembrare più alti e slanciati. Insomma, si tratta semplicemente di sfruttare le proporzioni a proprio vantaggio, cambiare un po' il vostro aspetto per sembrare il più simile possibile al personaggio.
Arriviamo col consiglio che secondo me è il più facile di tutti. Quarto consiglio, stira il cosplay. Lo so, vi sembrerà stupido, ma questo è uno dei dettagli più importanti, che migliorerà tantissimo l'uscita del vostro cosplay. E ve lo dico io che di solito non stiro mai nulla, soprattutto da quando ho scoperto che inquina tantissimo. Spero che gli abiti stropicciati tornino di moda. Per i cosplay però davvero non ce la faccio, è indispensabile stirarli. Dopotutto, se ci pensate, noi ci vestiamo da personaggi che non hanno difetti sui propri vestiti, hanno sempre questi outfit senza pieghe o altro, e noi vogliamo arrivare a quel livello, no? Nel caso il vostro cosplay sia difficile da stirare, allora appendetelo e sparategli contro del vapore. Io non ho una vaporiera, ma uso semplicemente il ferro da stiro, lo riempio d'acqua e ci sparo il vapore. E se ci sono dei piccoli punti che non riuscite a stirare bene, oppure magari ve ne siete accorti all'ultimo momento, beh, usate la piastra per i capelli, però non abusatene, questo è un consiglio segretissimo. Siamo arrivati all'ultimo consiglio di questo video. Studia la postura. Questo consiglio, più che nella fattura del cosplay in sé, vedrete che vi aiuterà tantissimo a migliorare la qualità delle vostre foto. Se vi interessa l'argomento su come posare in cosplay, ho fatto un video su 10 pose molto utili, dateci un'occhiata. Avete notato che ogni personaggio, che sia di un anime, di un manga, di un videogioco o anche di una serie o di un film, ha una sua postura particolare? Solitamente è una cosa dettata dal carattere, quindi se conoscete bene il vostro personaggio vi risulterà molto più facile. Il posare o atteggiarsi come il personaggio di cui state facendo cosplay può rivelarsi molto utile per migliorare l'uscita finale del cosplay, soprattutto appunto quando state posando. Il consiglio generale che vi posso dare è di tenere sempre la spalla dritta e il petto in fuori. Magari poi ci sono personaggi tipo L di Death Note che non hanno quel tipo di postura, ma insomma ci siamo capiti. E ora che vi ho dato questi consigli, la domanda è: siete pronti per il Lucca Comics? Andrete a Lucca Comics? Io non sono pronta per niente. Prima di chiudere però vi volevo dare qualche informazione. Io ci sarò dal giovedì alla domenica. Sarò abbastanza impegnata, soprattutto il giovedì. Se ci siete, mi raccomando, non perdetevi la mia esibizione sul palco del Japan Live. Verso le 12, se non sbaglio, ci sarà la mia esibizione con Sissi, la mia collega idol, e alle 3 ci sarà il mio raduno sempre in quella zona. Quindi mi raccomando, venite se volete farvi una Polaroid, se volete comprare una mia fotina, mi farebbe tantissimo piacere vedervi. Gli altri giorni invece mi trovate in giro per la fiera. Questo però dipende tutto dalla fortuna che avete, perché girerò tutto il tempo e non penso farò altri raduni. Quindi se ci tenete e ci siete giovedì, ci vediamo là al Japan Live. Per quanto riguarda i miei cosplay, continuo a essere indecisa su cosa portare. Facciamo che per quello vi avviso magari sui miei social tipo Instagram, Twitter e la sezione community qua su YouTube. Grazie per essere arrivati fin qua e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Buon fine settimana. Ciao miao!